tutti e benvenuti in questa nuova guida. Oggi vediamo insieme come foderare in modo alternativo alcune delle nostre borsette. Ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Ho escogitato questa tecnica, non so se già esista, ma di fatto me la sono inventata di sana pianta, quindi non conoscevo altre tecniche simili e l'ho chiamata fodera su rete. E vi faccio vedere un piccolo esempio montata, quindi già assemblata, in questa borsettina. Prima che me lo chiediate, questa borsetta ancora non è uscita nel canale, è una mini bag realizzata in cordino. Se vi interessa vedere un tutorial di questa borsetta, fatemelo sapere nei commenti. Ma veniamo alla nostra fodera. Fodera su rete, che cosa ci occorre? Uno scampolo di stoffa, una scocca borsa e una rete, vedete, di queste non preformate, quindi quelle semplicemente per irrigidire. Ago e filo e vediamo come procedere. Una volta ottenuta la scocca della nostra bag, è andare ad arrotolare la rete, quindi il nostro scampolo o foglio intero di rete a seconda, e inserirlo all'interno della nostra scocca. Andiamo a sistemare la nostra rete cercando di prendere bene anche tutte le parti del fondo. Vedete, tende a rientrare su se stessa. Noi dobbiamo premere un pochino sui laterali in questo modo, eccoci, in modo da tenderla, e con il dito ci fermiamo un attimo, ottenendo così il calco, se vogliamo, della nostra borsa. Con un marcapunti blocco le due estremità della rete che mi interessano, sovrapponendo di 2-3 quadrettini, in modo da avere una buona chiusura poi successivamente. Fatto questo, sfilo la rete e sono pronta al mio taglio. Prendo le mie forbici delle principesse e vado a tagliare un quadretto appresso al marker, in questo modo, così ho il mio segno. Tolgo ed ecco lo scampolo che devo tagliare, quindi procedo al taglio della rete. Rifilo naturalmente le estremità e i bordi, calzo di nuovo la mia rete per bene, sempre allargando un pochino, e stabilisco l'altezza questa volta del mio progetto. Quindi calzo bene e trovo l'altezza della rete. Scendo di circa mezzo centimetro dall'estremo margine della mia borsa perché voglio poi poterla cucire, e quindi calcolo che il quadrettino, prendo un marcapunti, il quadrettino che mi interessa non è questo, ma è quello sotto, e ci metto il mio marker. Ora procedo al secondo taglio. Forbici da principessa e via. Faccio un'altra prova per controllare di aver fatto tutto in maniera corretta. Ed eccola qui, la mia bella rete. E adesso procedo alla fodera su rete. Devo sostanzialmente foderare la rete e quindi tagliare uno scampolo di stoffa che mi consenta di avere un margine laterale da entrambe le parti, superiore, e un buon margine inferiore, perché come vedete in questo caso non basterebbe a celare del tutto la rete. Quindi vado a fare un giro in questo modo ed ecco che ho trovato il punto dove tagliare. Taglio e ovviamente anche dal lato corto vado a tagliare lasciandomi un piccolo margine. Ottenuto il mio scampolo, lo vado letteralmente ad incartare, tirando bene la stoffa in questo modo, e andiamo anche
a rivoltare verso l'interno i nostri due margini e fermiamo con delle pinze. Accerchiamoci di avere le pieghe tutte e tre verso di noi, quindi in un unico lato. Ci fermiamo naturalmente il lavoro con delle pinze, prendiamo ago e filo e iniziamo intanto a incorporare le due parti. Quindi prendiamo il filo, ci inseriamo nel lato lungo e poi nella piega, lo facciamo passare e lo fermiamo subito con un nodino. E ora, senza stare troppo a pensare ai punti, incorporiamo semplicemente, anche con punti piuttosto larghi, vedete come faccio io, i due pannelli. La cosa importante che ci dobbiamo ricordare in questa fase è di non far arrivare il filo dal lato opposto, perché questo sarà l'interno visibile della nostra borsa. Creata la nostra prima cucitura, procediamo nello stesso modo nel lato lungo e nel lato opposto. Io ho volutamente fatto una cucitura molto alla carlona per mostrarvi che assolutamente non si vedrà nulla, è proprio a prova di imbranate quale io sono con il cucito, quindi non abbiate paura. Una volta fatto questo, andiamo a calzare la nostra fodera nel verso corretto, quindi con la parte bella in vista e la parte brutta accostata al corpo borsa. Vedrete che la fodera si andrà a sovrapporre e questo accade perché abbiamo lasciato quei famosi 3-4 quadretti, ma è anche il margine perfetto che ci serve per andare a allargare bene la nostra fodera. Vedete che alla fine questi quadretti scompaiono magicamente e abbiamo una forma perfetta. Dobbiamo adesso cucire quindi i due margini. Quindi estraiamo dopo questa prova e sempre dal rovescio, quindi dal lato brutto, prendiamo ago e continuiamo la nostra piccola cucitura, sempre prendendo tutto e accertandoci di non far fuoriuscire nella parte visibile il filo. A questo punto dobbiamo incorporare la nostra fodera alla borsa. Io ho lasciato una bella coda perché da qui ora io procederò alla cucitura della fodera al mio corpo borsa. Celo naturalmente tutte le piccole imperfezioni che si possono creare e inizio con la classica applicazione alla Sayubi della fodera al fondo. Vi lascio naturalmente qua in alto il link alla guida dettagliata di come poi vado a cucire per l'appunto tutta quanta la mia chiusura. Ed ecco realizzata una fodera super rifinita e perfetta senza avere chissà quali abilità sartoriali. Come avete visto io ho volutamente cucito un po' alla bene e meglio proprio per mostrarvi che il risultato finale cela qualunque tipo di imperfezione o difetto possiate aver potuto combinare all'interno poi delle cuciture. La cosa meravigliosa di questa tecnica è che possiamo utilizzarla anche per il fondo e non solo per il fondo eventualmente della stessa borsetta. Quindi io potrei ora prendere il calco del mio fondo con la rete, tagliare intorno, foderarlo con la stoffa e semplicemente applicarlo ad incastro nella mia borsetta. Ma posso anche utilizzare un fondo di questo tipo per andare a irrobustire la classica borsa in juta o qualunque tipo di borsetta possa avere bisogno di un fondo mobile in pochi passaggi e senza andare a intaccare l'estetica esterna della nostra borsa, anzi magari aggiungendo quel tocco in più una volta che la andiamo ad aprire, perché appunto vedremo il fondo della nostra borsa
sicuramente particolare. Io spero di aver fatto cosa gradita, di aver acceso qualche lampadina a chi come me ogni tanto si è trovata sperduta nel mondo delle fodere. Fatemi sapere nei commenti che cosa pensate di questa tecnica. Io vi aspetto naturalmente alla prossima guida e vi auguro una fantastica settimana.